Siamo stati arrestati, già, finalmente, ci hanno beccato e ora verremo anche ammanettati. Conrad, sporco sbirro! Come ti permetti? Oggi Conrad farà lo sbirro. Ma mai visto comunque uno sbirro così delicato, grazie! Ma sono scomodissimo! Quale sarà l'ardua sfida che dovremo affrontare? E soprattutto, cosa succederà al perdente questa volta? Non lo so, forse dovremmo chiederlo al giudice. Oggi Riccardo e Francesca sono dei carcerati, hanno commesso efferati crimini. Ce ne sarà uno per ogni manche e loro dovranno disegnare con le mani legate. Quindi 5 crimini abbiamo fatto, che neanche io so quali sono sinceramente, però... Il primo crimine di cui vi siete macchiati è la rapina. Ma come? Colpa mia se l'ho trovata lì al supermercato, piccola così, e l'ho voluta comprare? Aspetta, Cioè... ci stai dichiarando un nuovo crimine? Certo, ho comprato una rapina. Dovete disegnare a tema rapina. Separé. Come faccio a metterlo? Siete pronti? No, però io mi sto schiattando dal caldo. Sto veramente schiattando dal caldo. Siete pronti? 3, 2, 1, via. Oh no, l'iPad è magnetico e si attacca alle manette. Questa cosa era imprevista. Questa tutina è piccolissima. Non riesco a disegnare. Mi fanno malissimo le mani. Se per caso noi ci rifiutassimo di stopparci, no? Cosa accadrebbe? Ti aggiungo un ergastolo. 3, 2, 1. Dai, l'hai disegnato pure carino. Ma questo qua non sembra un piede, sembra un'altra articolazione della gamba che continua. Comunque mi piace un sacco, mi piace molto la prospettiva così di questo piccolo mondo. E te molto decisa e determinata a rubare i tuoi soldi. Sì. Beh, no, se fossero stati miei non ci sarebbe stato bisogno. Beh, nel senso quelli che sono tuoi di diritto. Ah, certo, certo. Ma allora perché la vendono? Rape piccole, 50%. Questo è l'unico crimine di cui mi sono macchiato. Essere andato al supermercato e averle comprate. Perché le vendono allora? Perché? Questo cos'è? Tipo il gettone di Meo. Che ha Meo sulla testa. È un chiaro riferimento, certo, infatti, certo, alla passione che ha Conrad per i Pokémon. Assolutamente. A parte che parlando di Conrad associo tutto all'inglese e quindi non ho letto rape, ho letto qualcos'altro. Siete voi i veri criminali con la vostra mente perversa. Allora, no, perché siamo ritornati a questo punto? Perché sei il giudice. Poi giudice e DJ stando alle cuffie. Votiamo quello di Rick. Strano modo di votare. Quello di Francesca. Ma stai piantando un chiodo? Mi è piaciuto molto la cosa spiritosa di Rick, effettivamente, delle rape piccole, rapine. Però non si vede l'atto della rapina. Quando vedo invece il disegno di Francesca capisco immediatamente che il soggetto è ok, ha rapinato qualcosa. Però sono entrambi molto belli. La differenza era solo per questa piccolissima cosa. 9 anni in più Francesca. Lei ha tutte le fortune. 9 anni, diritto e alloggio gratis. Giudice, prima di passare alla prossima manche, io ho una richiesta. Sì, mi dica. Io vedo dei tarallucci di sopra. Penso che dovremmo poterne mangiare un po'. Lei pensa? Glieli darò solo se supererà... No, da me ora sto morendo. Se c'è una supererà famissima. l'imprevisto. Questo imprevisto ora farà capire se voi dite il vero o il falso, perché sarete sottoposti alla macchina della verità del nostro agente Conrad. Questa macchina della verità funziona in questo modo. Ti proporrò una domanda, tu dovrai inserire qui le tue dita. Ogni volta che uscirà verde, bene, hai detto la verità. Ogni volta che hai detto rosso, avrai detto il falso, e il giudice Kama ti rimuoverà dei punti da questa manche. Se esce giallo, significa che eri nervosa e la risposta è incerta. Inserisci pure le tue dita. Imputata Francesca, ha fame? Sì. Non hai veramente fame! Nessun giallo per Francesca! Si abbasseranno 5 anni ogni risposta falsa. Ora è il turno dell'imputato Riccardo. Imputato Riccardo, ha mai corrotto i giudici? No. Sono una persona onesta. Secondo capo d'accusa, ufficiale con... Il prossimo reato di cui siete stati trovati colpevoli è l'evasione fiscale.
Ci tengo a precisare che tutti questi capi d'accusa sono stati al 100% inventati. Siete pronti? 3, 2, 1, diamo il via al secondo capo d'accusa. È arrivata una prova schiacciante durante il processo. Mi vedo costretto a fare intervenire l'ufficiale con questo imprevisto. Cosa? Aprire il fuoco? Cosa? Che significa? Cosa vuol dire? Che significa? Cos'è quella roba? Evidentemente l'evasione fiscale era solo il minore dei mali. Certo. Ti immagini tipo, chiaro. sta andando da sì, abbiamo queste prove, eccetera. Ah, aspettate, ne è arrivata un'altra. Ah, sì, ecco. sparategli. Cavolo! No! Ma quindi dobbiamo continuare a disegnare? Bisogna continuare a disegnare. No, perché devi sparare solo a me? Riccardo ne ha uno sul pipo che non posso prendere. Mi sto sentendo male. Più! Stai fermo! Guarda, poi appena esco di prigione ritorniamo tutti quanti nella società vera. Conrad, voglio proprio vedere. Corrado, sappi che... Ma poi la cadenza di questi proiettili è proprio P. Ah! Oh mio Dio, sul capezzolo! Tre, due, uno. Ah, tu stai facendo il lavoro nero? Io sto facendo bravo. dove tutto ha avuto inizio da quell'innocente bambina che vendeva le limonate a €1 senza pensare che doveva dare la sua buona parte alla società. Innocente? No, perché lei è consapevole. Dice, oh che bello, tutti per me. E quando crescerà e saprà che non sono tutti per lei, dirà, ma come? Ma come? Io ho sempre venduto le mie limonate. Io invece sono stato troppo concentrato sulla vera evasione fiscale. No, più che altro, con quale coraggio hai disegnato una macchina? Ma infatti, ho proprio detto perché? Perché mi è venuto in mente di fare questa cosa? Poi non una macchina qualsiasi, una Tesla, che riconosco solo per questo. Esatto. L'ho concepita così, l'evasione fiscale è intesa come scaricare tutte le cose che non puoi scaricare. Non sono una fiscalista, però comunque io dubito che una Tesla sia funzionale allo svolgimento aziendale come anche la vacanza. Molto interessante, molto interessante. Sì. Riccardo, imputato per evasione fiscale, i suoi anni in carcere aumenteranno a... Quanti? Un attimo, 78 comunque. Ah beh. Così. Vediamo Francesca. Francesca, 57 anni, mi è piaciuto molto il dove tutto ha avuto inizio. Le limonate €1, io effettivamente evadevo quando vendevo Scooby-Doo da piccolino. E i genitori sono parte del problema, perché Esatto. mica, capito, ti dicono che bello, è la mia figlia imprenditrice, sta iniziando a vendere le limonate, però il 50% di quelli... darlo a me. Quello di Francesca sì, effettivamente è stato un po' più serioso, però meno intuitivo. Oh, se tutto va bene, riuscirò finalmente ad andare in prigione, come è giusto che sia. Imputata Francesca, ha ucciso lei il bonsai? Sì. Come no? Come no? Lasciatemi andare! Non tenetemi! Prossima non tenetemi! domanda. Imputato Riccardo, ha mai fatto le puzze in ascensore? No! Ah! E io lo posso confermare. Non erano puzze, è un problema serio. A tutti gli effetti questa è l'unica sfida che forse non dovrai vincere. Però chi può saperlo? Prossimo capo d'accusa. Sapete benissimo cosa avete commesso. Questa volta è il tentato omicidio. Tentato. Ma quante cose avete fatto nella vostra Ma vita? sinceramente lo so, e ci hanno beccato solo ora. Ma perché nel momento in cui stai lì e fai la solita rapina e la solita evasione fiscale, come portare un po' di pepe in questa vita? Tentato omicidio, bene. Oltretutto, se ci pensi, il tentato omicidio è ancora peggio, perché non solo volevi fare davvero una cosa pessima, Ma non ci sei neanche riuscito. Si dia inizio al processo.
Signorina Presentini, dove si trovava quella terribile notte del 14 novembre 2022? Chiese la gente puntando su di lei una lampada sulla scrivania. Qui, proprio qua. Cosa facevi qua? Non credo che ti risponda. Bravo, bravo. Continua così a darle fastidio. Tre, due, uno. È andata bene che ho sbagliato fiala. Fa vedere. Rick, Sì. non ce la faccio a consegnare. È Antonio. È Antonio, fatti realmente accaduti. Ma questa cosa è successa almeno 40 volte negli ultimi 30 secondi. E la fa sempre franca. Io invece piaciuto. mi sono ispirata alle foglie dell'imperatore, però stavolta è lama e Riccardo. Tra l'altro la fiala con l'essenza di lama. Mi piace soprattutto il modo in cui hai riempito qui di Sì, nero la sì. Cosa ne penserà il nostro giudice? Per il disegno di Fra, gli anni sono Qua. 72 anni per Francesca. Grazie, non vedrò più la luce del sole. Per Riccardo 40 anni, è un po' approssimativo, un po' sottotono rispetto al suo standard. Mi è piaciuto molto invece questa volta l'idea di Francesca, oltre che il disegno, una di quelle idee che solitamente ha Riccardo, no? Queste cose qui nascoste, no? Ho sbagliato fiala e quindi intuisci che c'era il tentativo di omicidio. Insomma, mi è piaciuto. Mi è piaciuto soprattutto questo mezzo complimento del tipo: mi piace questa volta il disegno di Francesca perché sembra una delle idee che avrebbe Riccardo. Imputata Francesca, vuole bene al giudice Kama? Sì. Sorprendente. Imputato Riccardo, si vendicherà contro Conrad per la sparatoria? Sì, mi vendicherò, e come? Non è assolutamente vero, sì che mi vendicherò, rifacciamolo. Prossimo reato di cui siete stati accusati è il furto d'identità. E quindi, chi sono i nostri imputati? Cioè il furto di identità continua anche durante il processo. 3, 2, 1, via. Ho visto adesso cosa ha scritto Francesca. Perché tu non sai che c'è tutta una lore dietro questa cosa. Non vedo l'ora di saperla. Il processo volge al termine. Sei tu che mi rubi l'identità? No, io che ti rubo l'identità. Ma non solo. Io ho fatto che ci sei tu nella mia postazione dove hai una parrucca ma non ti sta molto. Diciamo che non mi sono sforzata, Esatto. di mettere. Ma ti sei sforzata abbastanza da tingerti la pelle un pochino più scura. Ah, belli dettagli. Sì, il piano è molto bello il piano. Invece io mi sono rifatta la nostra vecchia lore, ovvero il fatto che per il ciuffo e gli occhiali mi arrivassero una quantità di commenti tipo: ma sei Mia Khalifa? Spieghiamo alle persone che sono giovani e non sanno chi è Mia Khalifa. È una streamer. È una Comunque, per calarmi nella parte, vedete, ho anche previsto un'imbottitura perché altrimenti la copertura sarebbe saltata. Questo è il mio panel a una fiera del fumetto. Tutta la corte si è consultata un po' sul da farsi e abbiamo raggiunto questa conclusione. I punti per Francesca: 75 anni. Per Riccardo invece gli anni sono 72 anni per Riccardo. Ha avuto l'idea bella, originale, tutto il background, mettere il riquadro di YouTube con il titolo di YouTube, però obiettivamente Francesca ci ha messo Mia Khalifa. Riccardo un pochino meno perché ha fatto quest'idea che è molto originale. Però Francesca ha fatto Mia Khalifa. In questa manche però, visto che i nostri imputati sono stati particolarmente bugiardi, è prevista un altro test della verità. Una domanda a Riccardo potrebbe essere: lei ha mai visto un video di Mia Khalifa? Certo che sì. La facevo molto più sconcio. Ma siamo veramente sicuri? Allora Francesca, imputata, ti piace la pizza con l'ananas? Non l'ho mai mangiata.
L'hai mangiata? Ma quando? Quando l'ho ordinata io. Vabbè, ma quella non era la vera pizza con l'ananas. Allora era davvero una bugia. Certo. Wow. Perché dobbiamo subire questa umiliazione? Che poi la cosa è tipo, Riccardo, hai mai visto un video di Mia Khalifa? Mentre te hai mangiato la pizza con l'ananas, perché dovevo subire questa umiliazione? Mi è piaciuto, un punto in più. Grazie. Prossimo capo d'accusa. Passiamo alle cose importanti, bravo. Un punto in più. Grazie. Prossimo capo d'accusa, agente Conrad, lo enunci. Il prossimo e ultimo reato è il contrabbando. Aia. 3, 2, 1, via. Facciamo un attimo di pausa nel processo perché è arrivato un indizio schiacciante, schiacciantissimo. Uno dei membri della giuria ha visto che voi stavate per scappare nonostante voi siate ammanettati. Quindi l'agente Conrad, per sicurezza, ammanetterà uno all'altro. Provate a scappare adesso su Win. E riparte il nostro processo. Non allungare le mani, Rick. In che senso? Dai. Poi un altro capo d'accusa, molestie? Cavolo, sarebbe venuto bellissimo sto disegno. Ma cosa è successo? Tu. Ma 2 punti, tu, punto. La corte si deve ritirare per deliberare in quanto il tempo è finito. E ora però dovete aiutarci. Il fatto è che sono così sottili che sono taglienti. Non so. No. 3, 2, 1. No, gente, io non importerei mai pizze con l'ananas vera in Italia. E la tua cos'è? Perché i miei gessetti puzzano? E io sono molto preoccupato, perché questo è il modo in cui sono stati importati. È bellissima. Cavolo, no, mi giudico sconfitta. Sono entrambe bellissime idee, ma una lo è di più. Quale sarà? Scopriamolo. Francesca, lei è accusata per un totale di 44 anni. Riccardo, 76 anni di carcere. Il disegno di Francesca, come dice sempre Riccardo, sembra sempre molto curato, molto dettagliato. L'idea dell'ananas un pochino debole forse, no? Riccardo invece, la cosa che effettivamente torna con tutto il discorso del contrabbando è innanzitutto la veridicità, perché molte volte succede che mettono cose in quei luoghi, e soprattutto la scenetta comica che qualcuno si è messo nei gessetti proprio lì. Quel qualcuno tra l'altro è Riccardo, perché palesemente si vede che da dietro è lui. Vogliamo scoprire chi è il criminale più efferato e chi starà più a lungo in carcere? Siete pronti? Riccardo, 325 anni di carcere. Goditeli, Rick. Goditelo, no. Ma il tempo vola comunque. Quindi io sono assolta? No. Ma che processo è? Puoi tornare a casa un po' prima. Non riesco a capire se quindi se ho vinto. Yay! La mia famiglia!